Quando si parla di attivazione in verticale si pensa subito alla retroversione del bacino, ma la retroversione del bacino è solo una delle ultime attivazioni che bisogna ricercare. Prima ne vengono altre e scopriamo quali sono subito dopo l'intro. It's like I'm falling in slow motion, like I'm falling in slow motion, like I'm falling in. Ehi Balancer, benvenuti in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, migliore giurista in Italia. fondatore dell'Online Stand Academy, l'Academy con il maggior numero di risultati provati che potrai consultare direttamente sul nostro sito. E aiutiamo le persone a uscire dalla fase di stallo, che stiano cercando ancora di imparare la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Balancer, probabilmente avrai fatto una verticale ed eri arcato e per correggere quell'esecuzione ti avranno dato l'indicazione di andare a fare la retroversione del bacino. Però pur se hai pensato di fare la retroversione del bacino, non hai risolto il problema. Questo è perché prima devi applicare altre correzioni su altre attivazioni e poi la retroversione del bacino. Quindi c'è un ordine specifico e adesso vediamo quali sono. Come prima cosa adesso vediamo la spinta verticale e consiste nel mantenere le spalle incollate ai lobi delle orecchie. Quindi da questa posizione prova a elevare al massimo le spalle, quindi eleva anche le scapole e cerca di mantenere le spalle incollate al lobo dell'orecchio. Applichiamo questa tipologia di spinta, quindi la spinta verticale, nel posizionamento di V. Parti con le mani in appoggio a terra, stendi le gambe, cerca di spingere le spalle alle orecchie e cerca di mantenerle sopra il centro della mano. I talloni devono essere alti. Vediamolo adesso frontalmente. Quindi da questa posizione non sto spingendo con le spalle e adesso invece eseguo la massima spinta verticale con le spalle. Le spalle toccano i lobi delle orecchie. Come seconda attivazione andremo a vedere la spinta orizzontale e la eseguiremo sempre nel posizionamento di V. Per farlo ci posizioniamo con il dito medio attaccato alla parete. Da qui posizioniamo le spalle sulla parete, manteniamo i talloni altissimi, spingiamo le spalle alle orecchie proprio come abbiamo fatto prima e da questa posizione dobbiamo spingere le braccia dietro la testa per andare a staccare le spalle dalla parete. Questa tipologia di attivazione sarà fondamentale per lo slancio in verticale. Come terza attivazione finalmente arriviamo alla famosa retroversione del bacino, ma presta attenzione. Quando esegui la retroversione del bacino, attento a non contrarre i glutei e portarli verso il basso, in questo modo. Invece dobbiamo cercare di ruotare le creste iliache e appiattire completamente la zona lombare, senza contrarre i glutei. Balancer, se sei arrivato fino a questo punto vuol dire che stai trovando questo contenuto interessante, quindi per supportarci ti chiedo di lasciare un like a questo video e soprattutto iscriverti al canale, perché periodicamente pubblicheremo tantissimi nuovi contenuti. E se sei in stallo con la verticale e stai cercando di raggiungere la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo, allora clicca il link giù in descrizione perché troverai tutte le informazioni per i nostri percorsi. E adesso torniamo al video. Quando esegui la retroversione del bacino presta attenzione a non piegare anche le ginocchia, mantienile distese e ruota completamente il bacino. Ti consiglio di provare senza contrarre l'addome e senza contrarre i glutei. Quindi questo movimento, anziché questo movimento. Passiamo adesso alla quarta attivazione, la flessione del torace. Prova a eseguirla in plank. Anziché pensare di portare il petto all'interno, devi pensare di portare lo sterno verso il bacino, quindi come se ti dovessi accorciare. Adesso, per essere più chiaro a livello di input, è come fare un crunch a terra. Adesso che abbiamo visto in plank la flessione del torace, cerchiamo di portare queste attivazioni sulla verticale a 45. Da questo posizionamento spingi le spalle alle orecchie, non slittare in avanti con le spalle, quindi spingi le braccia dietro la testa,
cerca di fare la retroversione del bacino come l'avevamo vista sul plank e adesso prova a flettere il torace, quindi porta lo sterno vicino al bacino, come se dovessi fare un crunch. Adesso passiamo alla prossima attivazione che sarà fondamentale per mantenere l'equilibrio in verticale, ovvero le dita. Cerca di avvicinarti maggiormente alla parete e inizierai a sentire che il peso viene proiettato verso la schiena, quindi cerca di premere al massimo con le dita, come se volessi bucare il pavimento. Da qui hai ancora il peso proiettato sulla parete e esegui dei passetti e da qua inizierai ad avere la sensazione che il peso vuole andare verso la schiena. A questo punto premi fortissimo con le dita a terra per il momento. Cerca poi di spingere al massimo le spalle, di tirare sul torace e di fare la retroversione. Quindi assicurati che hai il pieno controllo qui sulle dita. Adesso che abbiamo visto tutte quante le attivazioni principali, quindi spinta verticale, spinta orizzontale, retroversione del bacino, flessione del torace e pressione delle dita, cerchiamo di unire tutti questi dettagli in pancia alla parete con i piedi a martello. Se fai tutto quanto correttamente, nel momento in cui ti avvicinerai pancia alla parete, senza attaccarti completamente ma ai piedi a martello, inizierai a sentire del peso verso la schiena. Qui dobbiamo stare attenti a non slittare in avanti con le spalle, quindi dobbiamo cercare di spingere le spalle alle orecchie, spingere un po' le braccia dietro la testa per riposizionare bene le spalle, fare la retroversione del bacino, tirare sul torace, premere già fortissimo con le dita perché quando tiriamo sul torace aumenta il peso in direzione della schiena. Stendiamo forti le ginocchia e manteniamo la massima pressione delle dita. Se hai fatto tutto correttamente, nel momento in cui rilascerai la pressione delle dita sentirai che ti stacchi dalla parete. Ripremi e ritorna sulla parete. Balancer, come hai potuto vedere, il tuo equilibrio e la tua buona postura in verticale non dipende soltanto dalla retroversione. Certo è importante, però come hai potuto vedere ci sono tante altre attivazioni che devi tenere in considerazione e soprattutto devi automatizzare, perché queste attivazioni si imparano all'inizio del tuo percorso e poi sono le stesse attivazioni che ti porteranno poi agli elementi più avanzati, anche fino alla verticale monobraccio. Balancer, se la verticale è la tua priorità e vuoi evitare errori inutili che rallenteranno il tuo percorso, ti invito a candidarti per il percorso di coaching cliccando il link giù in descrizione, dove seguirai un percorso specifico per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Spero che questo video ti sia piaciuto, lascia un bel like, un bel commento se hai qualsiasi tipologia di domanda, saremo felici di risponderti e non dimenticarti di iscriverti su questo canale perché periodicamente pubblicheremo tantissimi nuovi contenuti. Balancer, ti auguro un buon allenamento and see you upside down!